Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi insegno come fare questa cover per libri. Super semplice, è una bustina con il bottoncino. Vi devo dire che mi piace molto il risultato, mi piace il punto che ho usato e i colori. In questo caso ho usato un bianco sporco per la base e un filo che sfuma di suo per la parte colorata, ma se preferite potete fare appunto un colore di base che sia sempre quello e poi cambiare colore ogni giro quando fate queste triplette di punti alti o ogni tot giri, o usare una gradazione per esempio non so di celesti o di qualunque colore che sfuma, o un arcobaleno. Insomma, potete dare libero sfogo alla fantasia e questo progetto può essere anche un progetto per usare resti di gomitoli che abbiamo in casa, esattamente come ho fatto io, che ho usato questo che era un gomitolo che avevo avanzato da un lavoro che vi avevo proposto l'anno scorso e si è reso perfetto per questa versione. Oggi vi mostro questa busta per fare appunto una cover per libri, ma con lo stesso schema, con lo stesso concetto possiamo fare tanti lavori diversi. Potrebbe essere una cover per un computer, per un tablet, oppure un cuscino o una borsa se aggiungiamo una tracolla. Insomma, io vi do un'idea, ma poi voi questo punto e questo inizio lo potete usare per tanti lavori diversi. Non serve che prendiate le misure perfette del libro che volete rivestire, perché la lavorazione ad uncinetto, come sappiamo, è super morbida e quindi qui ci sta questo libro, ma ci stanno libri più grandi, più piccoli. Ci sta un tablet. E la lavorazione è sempre meravigliosa, sia quando è più fitta sia quando è tesa, come in questo caso. La mia cover misura circa 24 cm per 18. Quantità e materiali ve li lascio nella descrizione del video, ma come detto appunto si possono usare filati di recupero che abbiamo a casa. Un consiglio che vi do è di lavorare un po' stretto in modo da avere un lavoro bello fitto. Questi sono filati da lavorare diciamo con uncinetti da 4 mm e io la mia cover l'ho lavorata con un uncinetto da 3 mm. Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo una riga di catenelle che sia multipla di 3. Nel mio caso, per esempio, lavoro 39 catenelle. 36, 37, 38, 39. Lavorate tutte le catenelle che ci servono. Iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo un mezzo punto alto in ogni catenella. Io lavoro nel filo che c'è dietro le catenelle, voi lavorate nelle catenelle come preferite. Un mezzo punto alto in ogni punto, quindi nel mio caso lavoro 38 mezzi punti alti. Una catenella, giriamo il lavoro e iniziando dal primo punto lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, saltiamo 2 punti e ripetiamo un punto basso, 2 catenelle, salto 2 punti e andiamo avanti così per tutta la riga.
Lavorata l'ultima ripetizione, saltiamo 2 punti, lavoriamo un punto basso e qui ci resta l'ultimo mezzo punto alto della riga. Lavoriamo 2 catenelle, un punto basso tra l'ultimo e il penultimo punto, 2 catenelle ed ora lavoriamo sulle catenelle iniziali. La prima è quella del primo punto qui e non lavoriamo un punto basso nella catenella successiva, in corrispondenza di dove abbiamo lavorato il punto basso qui su. E andiamo avanti lavorando 2 catenelle, salto 2 punti, un punto basso, lavorando anche su tutte le catenelle iniziali. Lavorato anche tutto questo lato, come prima, saltiamo 2 punti, lavoriamo un punto basso nel penultimo punto, 2 catenelle, un punto basso nello spazio tra il primo e il secondo punto, 2 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto. Lasciamo in sospeso questo filo e qui mettiamo un marker. E con questo giro abbiamo creato un giro di archetti di 2 catenelle. Nel prossimo giro lavoriamo solo negli archetti, in ogni archetto di questo giro. Prendiamo il filo del secondo colore, facciamo un nodino iniziale e iniziando dal primo archetto lavoriamo 3 punti alti nell'archetto e una catenella, e questo è quello che ripetiamo per tutto il giro. 3 punti alti in ogni archetto e separiamo sempre con una catenella. Lavorato tutto il giro, teniamo il marker davanti e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro. E mettiamo un marker anche qui per mettere in sospeso questo filo. E riprendiamo il filo bianco. Nel prossimo giro lavoriamo solo nei punti bassi del precedente giro bianco. Qui lavoriamo in ogni punto un punto alto, una catenella, un punto alto. Sostituiamo il primo punto alto con un punto basso e una catenella. Poi lavoriamo una catenella e un punto alto nello stesso punto. E ripetiamo così per tutti i punti bassi del giro bianco. In ogni punto un punto alto, una catenella, un punto alto. Un punto alto, una catenella, un punto alto. E qui non sono i punti alti che si allungano per arrivare qui su all'altezza di questi punti alti, ma sono le triplette di punti alti che si stringono. Quindi noi lavoriamo punti alti normali e in questo modo si forma più una forma esagonale, poi vedremo.
Completato il giro, questa volta lasciamo il marker dietro e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro. Mettiamo un marker qui e riprendiamo il filo colorato. Il filo bianco lo lasciamo dietro, facciamo una catenella e lavoriamo un altro giro uguale al precedente. Quando lavoriamo col filo colorato i giri sono tutti uguali. Lavoriamo nell'archetto del giro precedente e questa volta gli archetti sono gli archetti di una catenella tra i due punti alti e in ogni archetto lavoriamo 3 punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella, ne lavoriamo altri 2 in questo archetto e separiamo sempre le triplette di punti alti con una catenella. Alla fine del giro, come prima, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto e quando chiudiamo il giro colorato, il filo bianco deve rimanere davanti. Il marker con l'asola rimane davanti. Chiudiamo con un punto bassissimo, mettiamo il marker e riprendiamo il filo bianco. Riprendiamo il filo bianco e iniziando proprio dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, lavoriamo un altro giro uguale al precedente. In questo punto lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Sostituiamo il primo punto alto sempre con un punto basso e una catenella e un punto alto. E ripetiamo. Questa volta, questa ripetizione la lavoriamo sul primo punto alto, cioè qui, sul primo punto alto di ogni ripetizione, tra una tripletta e l'altra del giro precedente. Un punto alto, una catenella, un punto alto. E ripetiamo così per tutto il giro. Alla fine del giro, come prima, teniamo il filo colorato dietro e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Mettiamo in sospeso il filo bianco, riprendiamo il filo colorato facciamo una catenella e ricominciando dal primo archetto lavoriamo un altro giro identico al precedente e andiamo avanti così ripetendo questi 2 giri fino a raggiungere l'altezza che ci serve per il nostro lavoro. Sono andata avanti e ho ripetuto 13 volte in totale i 2 giri che abbiamo visto insieme e questo è il risultato. Voi ovviamente potete lavorare tutti i giri che vi servono. Questo è l'inizio del giro che via via si sposta e come vedete si vede molto poco, è quasi del tutto invisibile. Se pensate di lavorare le catenelle un po' strette o se vedete che qui il lavoro tira un po', aggiungete una catenella per sostituire il primo punto alto, quindi sostituite con un punto basso e 2 catenelle.
Una volta lavorati tutti i giri che ci servono, il filo colorato lo tagliamo. Una volta lavorato l'ultimo giro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo. E rifiniamo il lavoro col colore principale, che per me è il bianco. Lavoriamo un giro di punti bassi, un punto in ogni punto. Iniziamo con una catenella e poi un punto basso in ogni punto. Nei punti alti e negli archetti. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Una catenella e nel prossimo giro lavoriamo 5 punti bassi, e saltiamo un punto e ripetiamo così per tutto il giro. 5 punti bassi e saltiamo un punto. Quattro, 5 e alla fine saltiamo un punto. Tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando nel secondo punto basso del giro. E al centro dell'ultimo punto basso che abbiamo lavorato e del primo punto basso del giro. Annodiamo sul retro e nascondiamo i fili attraverso i punti. Questo è il risultato. Scegliamo quale preferiamo come dritto, io preferisco questo, e cuciamo un bottoncino al centro che passerà per una delle ripetizioni bianche. Quindi nella parte dietro, qui, cuciamo un bottoncino. Tagliamo un pezzo di lana, facciamo un nodino alla fine. Cuciamo con un ago. Allora, per prima cosa fissiamo la lana dove vogliamo cucire il bottone e facciamo passare l'ago attraverso la lana per bloccare con questo nodino, così, e cuciamo il bottone. Non tirate forte qui, teniamo un po' di distanza tra il bottone e il tessuto. Diamo un altro punto
e adesso con il filo giriamo intorno al bottone un paio di volte. Qui sotto facciamo un nodo e nascondiamo il filo attraverso i punti. E la cover per i nostri libri è pronta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se rifate questa cover per libri, come cover, come cuscino o come qualunque altra cosa, taggatemi nelle vostre foto. Sapete che potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di essere rimaste fino alla fine, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!